buonasera E bentornati all'angolo della posta. C'è posta per te. Il nostro postino ha consegnato la posta stamattina. Sì. Allora, vi siamo mancati? Chi è che ha detto no? Allora, devi iscriviti e te ne puoi anche andare. A parte quello, allora, è stata una lunga pausa. Abbiamo fatto, diciamo, sì, 2 mesi, 3 mesetti quasi. Anche di più, perché YouTube mi segnala che 3 mesi io non ho pubblicato niente su YouTube, quindi questo vuol dire che sono 3 mesi e più, 4, saranno 4 mesi, 5. Sì, abbiamo delle belle novità. Sì, ne abbiamo combinate di tutti i colori. Sì, siamo stati anche in vacanza, siamo ritornati in terra di Germania. Esatto, Ah, per non farci mancare niente. sì, abbiamo ritrovato gli amici di Bionda e via. E poi che cos'altro è successo? Cosa hai combinato? Raccontaci un po' cosa hai combinato. La famiglia si allarga ancora, ragazzi e ragazze. Qui arriva al quarto elemento o elementa. Bisogna vedere. Elementari. Faccio come che Gonzalone. Noi sì che sappiamo parlare in italiano. Facciamo il tifo tutti per la femmina a sto giro, perché con tutti i maschi che ci sono tra me e mia sorella, almeno sto giretto magari speriamo che sia una femmina, poi l'importante è che sia in salute, poi è quello la cosa più importante. Durante la nostra gita in Germania siamo stati anche, non solo in Germania, siamo andati anche a finire purtroppo a Lego Resort, come cacchio si chiamava. Legoland. Sì, Legoland come quello che è. Sconsiglio vivamente di andarci perché spendete un sacco di soldi. Poi i danesi sono anche stronzi perché ti dicono il prezzo in corone danesi. E voglio, cazzo, ma fa parte dell'Europa, non c'hanno le corone. E te vai a vedere il prezzo tutti in corone. E allora vai lì a vedere al cambio quanto vale comprare questo, quell'altro. Comunque salutiamo tutti i danesi che ci stanno ascoltando. Non ci andate nemmeno voi a Legoland perché No, non come buttate via viene. dei soldi, che è uno schifo. E poi un'altra cosa, anche per arrivarci ce ne vuole. Non è che sia un punto di passaggio, eh. Non è che uno dice vado verso la Svezia, visto che c'è il ponte. No, devi andare dalla parte opposta. Sì, più o meno. Non è tanto consigliato, infatti, vabbè, noi abbiamo beccato anche una giornata abbastanza piovosa, anche se era estate, faceva anche freschetto, abbastanza fresco. Poi la cosa che ci ha stupito quando abbiamo comprato i biglietti è che i bambini dai 2 anni in poi pagano il biglietto, perché non è tanto il fatto che pagano il biglietto perché poi chi se ne frega, cioè va bene, paghi lo stesso, cioè no. Ma il fatto è che per bambini così piccoli non ci sono attività. E noi siamo andati con nostro figlio, ovviamente, e non ce lo siamo lasciati a casa. Ok, lui non ha ancora 2 anni, però anche se avesse 2 anni, non ci sono attività da fare a 2 anni. Cioè, puoi solamente vedere le statuine di Lego, entrare vabbè, in negozio, qualche gadget, ti compri qualche cosa, però di attività proprio vere e proprie, proprio da pagare il biglietto, non c'è. Perché poi un bambino di 2 anni credo che si stufi pure a vedere poi tutte queste statuette, queste cose qua, cioè a un certo punto basta. E che biglietto! E poi anche quando vai, diciamo, nella zona ristorazione si fanno pagare anche quello, perché mi ricordo che sul menù non era quel granché, però abbiamo speso 30-35 euro a testa, che non è poco. E come ripeto, rimango del fatto che appunto i danesi siano un po' fissi sulle loro cose di corone, anche perché lì c'era mezza Europa, perché abbiamo visto anche le altre targhe, c'era la Norvegia, il Regno Unito, e Olanda, e vabbè, Germania, poi c'era noi forse gli unici italiani, però c'era un sacco di Europa lì. Non capisco sta scelta di. E poi c'era anche la questione del pupazzetto, la personalizzazione del pupazzetto, che io ho fatto già l'ordine online, l'avevo già anche pagato. Io pensavo, ho preso anche l'appuntamento, io pensavo cazzo erano tipo 2:30, andavo lì, ero già pronto, e col cacchio. Loro va bene che hai pagato, bene, cacchi tuoi, poi vai lì, ti fai la fila di nuovo per prenotarti in pratica la stampa del pupazzetto, che lo puoi personalizzare. Più che altro la maglietta la personalizzi, diciamo, il corpo, il busto, c'è una stampante loro che fanno quello che vuoi te. Però è stata una cosa un po' un calvario, perché a parte che c'era un sacco di gente
e poi ci sono quelli, non c'è la limite di tempo, magari sono quelli, poi capita ai bimbetti che ci stanno lì mezz'ora a scegliere, poi ritornano, cioè prima di tutto un limite di tempo a pupazzetto, perché non può starci mezza giornata uno lì, perché poi uno magari che ha il biglietto deve andare via, stai lì a romperti i coglioni. Secondo luogo, ancora maggior ragione che uno fa la prenotazione online, tanto è un programma per computer, potevi già anche sceglierlo online, lo stampano direttamente, tanto pagare l'avevo pagato, quando andavo là alle 2:30 avrebbe dovuto esserci già pronto con il mio personalizzazione, no? Quindi no, abbiamo speso, allora l'abbiamo visto, lo volevamo vedere, quindi diciamo se non ci fossimo andati eravamo lì con il pensiero com'era, come non era. Esatto, quindi vabbè, ci siamo andati, va bene così, ci siamo tolti questa cosa, però come ho detto prima, se magari uno si trova anche vicino e vuole fare questa esperienza, ci sta pure che ci va, per carità, poi se ti piacciono i Lego meglio ancora, però fare la strada di 2 ore e mezza di andata, 2 ore e mezza di ritorno, come abbiamo fatto noi, solo per vedere Legoland non conviene proprio, perché abbiamo speso veramente, tra biglietti e cose, abbiamo veramente speso tantissimi soldi e non abbiamo fatto granché, perché ripeto, le giostre erano per i bambini tipo di 10 anni, posso dire, quindi ovviamente i grandi non ci possono salire, addirittura nelle recensioni dopo, perché noi siamo persone furbe, noi non è che prima di andare leggiamo le recensioni, no, noi le leggiamo dopo. Cioè quando torniamo a casa delusi e siamo nel letto, prima di andare a dormire ci mettiamo a leggere le recensioni, perché noi siamo così. E appunto c'era questa signora che aveva addirittura scritto sta recensione dicendo che, essendo che il bambino era abbastanza piccolo e non voleva lasciarlo andare da solo sulle montagne russe, lei, essendo una signora in carne, adesso io non so quanto è in carne, adesso non mi ricordo, mi sa che l'aveva scritto, però io non me lo ricordo, comunque se scrivete Legoland Danimarca andatevi a leggere le recensioni, c'è da ridere, e praticamente questa signora non l'hanno fatta salire perché le hanno detto tu sei proprio grassa, non vai bene, la giostra si ferma se ci sali tu, e quindi purtroppo nemmeno il bambino ci è andato. No, quindi questo per farvi capire come è strutturato il tutto, perché tu appena entri ci sono tutte queste statuette, statuine, mondi, paesi e tutto con Lego. Dopo c'è un'area ristorazione grandissima, che forse è più grande dell'esposizione che hanno dei pupazzetti. Esatto. E poi dopo ci sono di lato queste giostre, che come giostre sono, per la maggiore sono delle montagne russe un po' di vari tipi diversi, diciamo, tutto sommato non è che era neanche, cioè, vederle così, sì, magari un ragazzo di 7-8 anni si può divertire, ma io penso dei ragazzi più grandi dopo che fa la seconda giostra si è già rotto i coglioni, secondo me è proprio. Poi c'era la casa stregata che volevo visitare assolutamente, ma raga, c'era, a parte vabbè ripeto, c'era freddo, non si stava tanto bene sotto la pioggia, quindi però c'era una cacchio di fila, e tra l'altro non è solo il fatto della fila, perché poi uno, sai, anche a Gardaland tante volte ti fai la fila, quindi non è tanto questo il problema, ma le file si fanno praticamente a cielo aperto. Quindi quando venivano quei botti di pioggia fortissimi, cioè tutti lì bagnati. Sì, perché poi il clima lassù è un po', vabbè, in nord così, può capitare giornate piovose, però è veramente, loro sono consapevoli del loro clima, infatti delle passerelle con delle tettoie, sai che cioè, diciamo che stai anche almeno coperto, si viene l'acqua. Una cosa curiosa, cosa hanno fatto invece? Ha messo le asciugapersone. Sono degli affari che sono grossi tipo come gabine del telefono, quelle di una volta vai dentro e c'hai tipo 6 ventilatori che ti asciugano. Quella è stata la cosa più interessante del parco, secondo me, mai visto. E poi pensavo, da stupido, pensavo che, ho detto, cavolo, vado alla base della Legoland, vuoi che ti facciano qualche sconto sulla scala? Col cazzo, e puoi pagare anche meno qua volendo.
perché magari ci sono gli sconti se vai ai supermercati, magari poi ci sono i deprezzamenti, le pagate meno quando ci sono le offerte qua che a casa loro, perché Sì, che poi appunto la Legoland è attaccata praticamente dall'altra parte della strada, c'è proprio la fabbrica della Lego. Quindi uno veramente, anche noi in realtà lo pensavamo, cioè siamo andati anche con quella cosa, e quando poi siamo entrati nel negozio, perché una delle prime cose che trovi sono proprio i negozietti, no? Delle magliette, poi proprio dalla Lego, siamo andati a vedere un attimo i prezzi, perché a me i Lego non piacciono. Ho accontentato il gruppo. Però la cosa che trovo molto carina sono i bouquet di Lego, perché a me piacciono i fiori, quindi li trovo super stupendi. Poi quelli grandi, pieni di fiori, li trovo bellissimi. E c'ero andata in quel negozio e ho detto: ma vuoi vedere che se ci sono gli sconti non mi faccio prendere un bouquet? Con il cavolo, raga. In Italia ho visto prezzi minori rispetto a lì. e con quello che abbiamo speso prendevamo 4 bouquet. Mi facevo la camera piena di bouquet di Lego. Una cosa positiva, forse l'unica cosa positiva è che là, ovviamente, essendo la base, c'era una scelta allucinante di qualsiasi tipologia di Lego, perché vabbè, a parte il bouquet poi c'era Lego, quello Creator, c'era quello Friends, c'era tutti i tipi, Star Wars, sì, ragazzi. un sacco di cacchio. Col biglietto che abbiamo fatto prendevamo la morte nera, cioè la versione Technic morte nera o Lego, cos'è, quella lì che costa sui un po' di soldini con quello che avevo speso di biglietto e cose, ci usciva fuori benissimo quella. Sì, come ho detto, noi un po' ci siamo pentiti, però ovviamente, come ho detto prima, ci dovevamo andare perché avevamo voglia, poi non eravamo nemmeno lontani perché eravamo già al nord, quindi ce lo stavamo già organizzando dall'Italia prima di Sì. andare in Germania, quindi alla fine dei conti, vabbè, l'abbiamo fatto, è un'esperienza, Sì. abbiamo fatto delle foto, quello poi magari nel video metto qualche fotina che abbiamo fatto. È stato, diciamo, tutto sommato è stato comunque carino perché abbiamo passato una giornata comunque con la famiglia, quello assolutamente. Lo rifarei probabilmente solo per quello, ma non per l'esperienza in sé. Non ne valeva la pena poi alla fine, diciamo. Se ci vai apposta perché ti hai un'aspettativa, piuttosto se ti piace le montagne russe ti vai a Gardaland, vai ti diverti molto di più. Per comprarti Lego li paghi molto meno qua. Sì, lì l'unica cosa è che quando ti fai la foto davanti a Legoland Resort o Legoland, come cacchio si chiama, dici cazzo ci sono stato, ciao. Infatti c'avevano anche le foto lì davanti e siamo stati anche noi, quindi. E poi niente, raga, poi siamo tornati in Italia. Come ho detto, Matex combina sempre casini. Abbiamo fatto tante cose, poi magari faremo uscire dei video dove magari vi raccontiamo cosa altro abbiamo combinato in tutti questi mesi, perché sono veramente passati un botto di mesi. Cioè abbiamo preso non una pausa, eravamo proprio in malattia cronica. Quindi riflessione ultra riflessiva, quindi. Esatto. Proveremo ad essere più costanti di nuovo. Sì. Finché poi non arriva un momento quando facciamo una pausa grandissima, però non è successo niente, siamo vivi, Sì. vegeti, sani, in salute, tutto a posto. Quello sì. Ah, tra l'altro, Matex si stava dimenticando di aggiornare su un'altra cosa. Mhm. Abbiamo 2 nuovi gatti, Sì. che adesso io in realtà non mi ricordo se avevamo già parlato della terza gattina, che sarebbe la figlia della mia gatta, diciamo, più anzianotta. E adesso è arrivato finalmente un maschietto, Che è figlio di quell'altra, della seconda, della rossa. che è rosso anche lui. Esatto, abbiamo 2 rossi, una grigia arancione un po' come la mamma e l'altra proprio grigia bianca, perché la mia ovviamente, la mia gattona è sempre la più bella. Adesso li teniamo qua sul letto con noi. Siamo tutti a fare questo audio, questa registrazione, siamo tutti. La prossima volta che fa le fusa ve lo avvicino al microfono così sentite che la sua Ma è testimone- uguale alla mamma, mamma mia. Già la rossa grande, trafusa, è sempre in mezzo. Ti fa cadere. Maschietto, il figlio, è uguale. Corre, ci dà le testate e poi ti guarda come se la testata l'avessi data tu. Capito? Cioè proprio roba assurda, raga, non so.
Ti ho sempre detto che i gatti rossi sono un po' suonati e comproviamo che sì, sono suonati i gatti rossi. Sì, perché poi abbiamo non uno di esempio, ma ben due. Due. Guarda, basta così. Adesso ci fermiamo con tutto. Ci fermiamo con figli, ci fermiamo con i gatti, ci fermiamo con tutto. Tutti sterilizzati, tutti. Io non sterilizzato, ma Manca poco, anche te a novembre. quando vado con l'ultimo riparo, vado dal veterinario anch'io, ragazzi. Miau. Vabbè, come dicevo, due piccioni con un colpo. Sì. Questo è il mio detto. E non mi potete dire che è sbagliato perché si dice così.